Nell'ultimo video vi ho parlato di Nextcloud, per chi non l'avesse visto ve lo lascio qui sopra. Ho parlato quindi di come poterlo installare su una VPS, un server privato vostro, per avere per l'appunto un sistema completo di file sharing, di condivisione file, eccetera, eccetera, direttamente su un server privato completamente open source. Vi ho anche accennato del fatto che si poteva installare un software di videoconferenza integrato su Nextcloud, facilmente quindi raggiungibile e configurabile in maniera completamente gratuita. Oggi vi voglio mostrare per l'appunto Nextcloud Talk. Quindi se andiamo a prendere la nostra installazione di Nextcloud, vi ho mostrato nell'ultimo video come si effettuano le installazioni di software aggiuntive. Quindi andiamo nel menu, clicchiamo su applicazioni, andiamo a cercare il nostro Talk che troveremo nel menu, possiamo anche fare una ricerca direttamente da qua e lo andiamo ad installare. Come vedete io l'ho già installato, troverete quindi pulsante cliccabile sulla barra del menu e andrete ad interagire con Nextcloud Talk. Qui da questo pannello potete andare ad aggiungere nuove conversazioni, quindi io vado a creare una nuova conversazione, vado ad aggiungere dei partecipanti, posso già aggiungerli o vado a crearla, posso aprire direttamente l'invito a un soggetto esterno, ok? Oppure possiamo condividerla con partecipanti interni al nostro Nextcloud. Come si fa? Andiamo in partecipanti, scriviamo il nome del partecipante, quindi il nome dell'utente di Nextcloud, e lo possiamo andare quindi ad aggiungere, oppure possiamo cliccare qui, fare condividi collegamento, copia collegamento. A quel punto potremo girare il nostro URL di invito a utenti esterni. Di cosa ha bisogno però Nextcloud Talk per funzionare bene? Ha bisogno di un server Tarn esterno. Per l'appunto l'ultima volta vi ho detto che ne avrei fatto un video dedicato, per l'appunto questo, in cui vi mostro come si configura. Se andiamo infatti nelle impostazioni di Nextcloud, andiamo in Talk, vedremo che a un certo punto potremo indicare un server Tarn o Tarn. Quindi se andiamo a fare più, lui ci chiederà il nome del server e la porta, un secret e l'eventuale test di configurazione, diciamo di collegamento, per essere sicuri che sia andato tutto a buon fine. Di cosa abbiamo bisogno quindi? Abbiamo bisogno di un server preferibilmente in cloud. Perché dico in cloud? Perché almeno siamo sicuri che abbia un'ampiezza di banda internet, di un certo tipo, quindi sicura, garantita e soprattutto con prestazioni ottimali, ok? Se ce l'avete in azienda, buon per voi, o nel vostro ufficio o a casa o dove volete voi. Potete metterlo anche in locale per condividere audio e video in maniera ottimale, in maniera privata, ok? Quindi tutto il nostro audio e video, il nostro flusso audio e video passerà tramite questo server. Cosa dobbiamo fare quindi? La prima cosa da fare è andarsi a collegare in SSH al nostro server, quindi 1065, in questo caso lo installo sulla stessa installazione in cui c'è Nextcloud. Andiamo quindi a effettuare il login. La prima cosa da fare è scaricare il pacchetto che ci permette per l'appunto di andare a installare questo server Tarn qua. Quindi facciamo www.get, lo troviamo in http cotarn.net tarn server versione 4. Allora andiamo un attimo a vedere http esatto Tarn server. Allora qui troverete diverse versioni disponibili. Come vedete l'ho già andate a spulciare, perché in realtà noterete che nella 4507 appaiono due tipi di pacchetto installabile, e questa molto probabilmente è l'ultima che hanno disponibile per 107. Quindi andiamo a fare incollo direttamente l'URL. Quindi lui scaricherà il pacchetto, a questo punto lo andiamo a scomprimere. Ok, a questo punto lo andiamo a modificare direttamente i permessi per renderlo eseguibile. Ok, e andiamo a lanciare quindi l'installazione. L'installazione è semplicissima, il sistema provvederà ad installare i pacchetti necessari.
Ok, l'installazione è terminata. A questo punto la prima cosa da fare è generare una chiave random, diciamo, da utilizzare come secret. Quindi vado a fare OpenSSL random esadecimale 32 track e lui mi crea questa parola chiave. Me la vado a copiare, ok, me la metto qua per semplicità, e a questo punto dovremo andare a modificare il file di configurazione del nostro Tarn server, che troviamo in etc tarnserver.conf, ok? Quindi andiamo a editare col vostro editor preferito. Io uso VI, ma potete usare Nano, quello che volete. Andiamo a modificare alcune cose. Allora, la lista in import deve essere la 3478, quindi dovete essere sicuri che qua non ci sia il cancelletto, quindi lo andiamo a togliere. Ok, poi scendiamo, andiamo a vedere quello di cui abbiamo bisogno. Ok, fingerprints, quindi togliamo il cancelletto da qui. LT cred match, ok, use out secret, togliamo il cancelletto anche da qua. Ok, e qui invece su static out secret andiamo a incollare la chiave che ci siamo copiati prima, ok? Basta che cliccate col destro e automaticamente in VI vi viene incollata. Ok, a un certo punto troverete nell'elenco la parola realm. Ok, qui dovete andare a specificare l'indirizzo pubblico su cui sarà raggiungibile questo server Tarn. Per cui mi raccomando, se possibile, utilizzate un certificato sicuro e utilizzate anche un DNS specifico, un sottodominio, diciamo, specifico per questa installazione di Tarn server. Troviamo poi total quota uguale 0, andiamo a togliere il cancelletto, mettiamo 100. Stessa cosa su BPS capacity, ma lasciamo 0. Stessa cosa su stale nonch, non so come si pronunci. Idem su no multicast peers, andiamo a togliere il cancelletto. E alla fine togliamo il cancelletto su no TLS versione 1 e versione 1 underscore 1. Ok, a questo punto siamo pronti per avviare il nostro server stan, quindi andiamo a salvare le modifiche e dobbiamo andare anche a aprire sul firewall di 100S le nostre porte necessarie a farlo funzionare. In questo caso abbiamo un'installazione di NetServer. Aprire porte in NetServer è semplicissimo perché si fa un comando semplicissimo che è config set il nome della porta che vogliamo dare per riconoscerlo noi nell'interfaccia web. Gli do, che ne so, firewall tarn server, ok, spazio service status enable TCP port 3478 sarà la porta che ci servirà per farlo funzionare, e UDP port 3478. ok, access public. Ok, a questo punto dobbiamo notificare al sistema che abbiamo fatto delle modifiche al firewall, quindi signal event firewall adjust. Ok, aspettiamo un attimo. Ok, il nostro net server ha provveduto a aprire queste porte. Andiamo a fare systemctl enable now tarn server, invio. Ok, il sistema ha quindi abilitato il servizio tarn server, come vedete, senza errori, e l'ha abilitato all'avvio automatico ad ogni avvio del server. A questo punto, se noi torniamo nel nostro Nextcloud, andiamo a configurare qui l'indirizzo del nostro tarn server. Quindi vabbè, io metto tarn.aizuki.com, l'indirizzo non esiste ovviamente. La secret, allora scusate, questa è l'autenticazione in Nextcloud, mi si è scollegato perché è troppo tempo che sono a fare modifiche senza il login. Ok, e qui andrò ad incollare la mia secret che dicevamo prima. Se avete fatto tutto correttamente, qui vi apparirà un tilde, ok, quindi un segno verde di conferma. A questo punto siete pronti per poter utilizzare tutte le funzionalità di Nextcloud Talk. Potete, come vi dicevo, condividere la chiamata con utenti anche esterni
al vostro server, potete proteggerla con password o abilitare l'ingresso, quindi programmare un'ora di inizio. È la classica stanza di attesa che troviamo nella maggior parte dei software di videochiamata. Possiamo silenziare gli altri, rinominare conversazione e poi riprenderla ogni volta che vogliamo, quindi non cambia l'URL. Possiamo darla, che ne so, a alcuni nostri collaboratori ogni volta che dovranno rientrare in conversazione, e non avremo bisogno di reinviare l'URL di invito. È molto semplice come vedete, ma molto molto funzionale, è gratuito, quindi non ha costi, non ha nessun costo, ma soprattutto gira per l'appunto grazie a questo TAN server su un vostro server, quindi sarete voi, dipenderà dalle vostre risorse che qualità di audio video avere in base alle performance del vostro server e alla qualità della connessione a internet del vostro server. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando attivate la campanellina. Alla prossima.